Oggi ragazzi vi voglio parlare di due notizie che sono apparse sui giornali italiani che sono in contrapposizione, in realtà, almeno apparentemente, ma dietro hanno una ragione d'essere. Le notizie sono che il risparmio degli italiani sta crollando, sta decrementando sempre di più, ma nello stesso momento stanno aumentando gli investimenti, no? Facciamo un paio di analisi, cerchiamo di capire che cosa dobbiamo fare, quali sono gli sviluppi futuri per noi, no? Per noi che abbiamo delle famiglie, per noi che abbiamo dei bambini, che cosa dobbiamo fare, come dobbiamo cercare di comportarci per cercare di essere redditivi nel lungo periodo per dare un futuro decente ai nostri figli. La notizia è stata che quella che le famiglie italiane hanno visto recentemente un crollo del proprio reddito, meglio scusate, del proprio risparmio da circa un 7-8% a un 6%. Questo vuol dire che semplicemente su 100 euro, se prima ne risparmiavamo 8, adesso ne risparmiamo solo più 6 secondo le ultime analisi e gli ultimi dati. Questo apparentemente può sembrare una cosa di poca importanza, ma in realtà ragazzi questo è un segnale stra negativo. Io lo dico con molta chiarezza, cioè il successo di una persona dal punto di vista economico, il successo non intendo il fatto che sia riconoscibile dalle altre persone, ma il fatto che lui abbia successo e che quindi riesca a mettere a terra i propri desideri è basato sui soldi. Mi spiego meglio, non l'autorealizzazione personale. L'autorealizzazione personale può essere quella di fare quello che si vuole, nello stesso tempo questa autorealizzazione deve avere quei parametri, quei soldi per essere realizzati. C'è chi vuole autorealizzarsi andando a vivere in montagna, ma comunque deve avere i soldi per comprare la baita, per prendere un giardino nel quale coltivare, c'è chi vuole avviare una propria azienda, c'è chi vuole andare a vivere al mare. Per la propria autorealizzazione personale, non sto parlando di elevazione spirituale, ragazzi, perché questo è un altro argomento, qua parliamo di economia e di politica, c'è bisogno di soldi. E se noi andiamo a ridurre i soldi a nostra disposizione, non riusciamo in qualche modo a spendere quei soldi per la realizzazione, cioè spendiamo quei soldi per vivere, per mangiare, per dormire, per i trasporti, cioè non ci autorealizziamo, stiamo perdendo quel sogno di democrazia, della democrazia di permettere l'autorealizzazione personale. Questo è gravissimo, anche perché in un'ottica di economica e finanziaria ogni famiglia dovrebbe risparmiare almeno il 10-15%, cioè su 100 euro 15 euro al mese li dovrebbe mettere via. Quei soldi devono essere messi via per essere investiti e per fare poi crescere quei soldi per realizzare i propri desideri, comprarsi una seconda casa per metterla a rendita, per fare il viaggio, insomma, per creare la propria attività. Questo dipende dai desideri di ogni persona, ma indipendentemente da questo, diminuire il risparmio crea instabilità sociale, ragazzi. Prima di tutto non permette l'autorealizzazione, perché questo è un punto fondamentale, cioè nel nuovo mondo potersi realizzare è la parola di tutti per la democrazia. Poi se non abbiamo i soldi per poterci realizzare, perché l'unica cosa che possiamo fare è andarci a comprare il formaggio, ma non possiamo fare nient'altro perché non ci possiamo comprare l'aspirapolvere per pulire per terra, o non possiamo andare dal medico perché non abbiamo i soldi, questo è un problema forte che diventa anche un problema sociale, di instabilità sociale. E su questo io lo dico forte e chiaro, perché le istituzioni devono incominciare veramente ad intervenire in Italia. Ma questo vuol dire che cosa sta succedendo? Sta succedendo semplicemente che in Italia i salari non aumentano, ragazzi, i salari non aumentano. Questo è un problema atavico dovuto alle politiche imprenditoriali, dovuto agli imprenditori di questo paese che sono ancora molto piccoli. E questo cosa causa? Causa il fatto che i prezzi nel tempo aumentano e quindi c'è un'inflazione che rosica in qualche modo i nostri risparmi e ci permette da 100 euro ad averne sempre di meno per metterli via. Questo vuol dire che il problema è che ci sta creando questa forbice sempre di più e risparmiamo sempre di più. E questo è dovuto all'aumento dei prezzi, perché con gli anni i prezzi aumentano delle cose, dei beni, e quindi noi spendiamo di più per acquistarli, c'è maggiore pressione fiscale, perché qui la pressione fiscale aumenta sempre di più, e quindi c'è un aumento del costo di vita e le spese aumentano in maniera importante. Quindi noi riusciamo a mettere via sempre meno soldi.
Ma la notizia strana è stato che nonostante che noi mettiamo via meno soldi, stanno aumentando gli investimenti. E questo perché, ragazzi? Perché uno potrebbe dire, ma allora non è vero, ci sono più soldi, non è vero questa cosa di risparmio perché se investiamo di più. No, non è questo il problema, ragazzi. Il problema è che non è che ci sono più soldi, probabilmente alcune persone, poche, hanno sempre più soldi, ma il fatto è che ci sono più investimenti perché? Perché molte più persone stanno incominciando a investire, hanno più consapevolezza, no, di questo mondo, stanno imparando sempre di più, hanno sempre di più un'educazione finanziaria, cosa che 30 anni fa quasi nessuno ci aveva, stanno aumentando le possibilità di investimento, cioè adesso ci sono le tecnologie per poter investire molto più facilmente. Ricordatevi una volta quando dovevi investire dovevi chiamare in banca, adesso in 2 secondi vai sulla tua banca, acquisti l'azione che vuoi acquistare, la puoi comprare e vendere, puoi giocare con qualsiasi asset in base al MiFID che tu hai, o a qualsiasi tipologia di azione, opzioni, quello che vuoi, e quindi sta aumentando la possibilità. Poi c'è l'intelligenza artificiale che ci dà una mano dandoci dei consigli su come investire, sulle previsioni e via discorrendo, quindi diventa sempre più facile a portata di tutti investire. Se ne parla sempre di più, questa è una ragione, sempre di più voi aprite in televisione, sentite parlare di economia, guardate YouTube e si parla di economia, ci sono delle persone mascherate che parlano di economia, ma questo vuol dire che c'è sempre più in qualche modo un'offerta dal punto di vista economico-finanziario per la possibilità di investimento, c'è sempre più conoscenza e quindi questo spinge in qualche modo ad investire sempre di più. Ma questo però, ragazzi, non vuol dire che noi abbiamo più soldi, no, stiamo investendo la parte dei nostri risparmi, non come si faceva una volta, sempre di più in investimenti. E questo è cosa è dovuto? È dovuto al fatto che molte persone non solo lo fanno perché gli piace o hanno la possibilità di fare una cosa che non lo facevano, ma perché i salari sono pochi e quindi sempre di più come si fa in America, si cerca di avere dei redditi diversi per potersi sostentare, ragazzi. Cioè per poter avere dei redditi diversi rispetto al lavoro, perché quando vai al lavoro e prendi 1800 euro, 2000 euro in certe città italiane, tu non campi, perché con quei soldi lì tu non campi, perché un affitto ti costa 600, 700, 800 euro almeno, e a Milano costa molto di più, mangiare ugualmente, e tu potresti solamente dormire o mangiare e poi del resto non puoi più fare niente. Quindi il problema è che diventa necessario sempre di più avere degli ingressi, degli introiti diversi, dato che è difficile trovare lavoro per varie ragioni, un secondo lavoro perché ci sono normative sempre più stringenti, perché il lavoro non è così più tanto come era una volta, diventa difficile fare un doppio lavoro e quindi si cercano dei redditi diversi, uno da lavoratore dipendente, un altro magari attraverso gli investimenti. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che in qualche modo uno degli elementi fondamentali, secondo me, del futuro è che noi dobbiamo cercare di resistere e di risparmiare sempre di più, perché in questo momento stiamo risparmiando troppo poco e dal punto di vista economico questo può creare delle tensioni molto forti. Sono contento che sta aumentando l'educazione finanziaria, che stanno aumentando gli investimenti perché questo crea consapevolezza e sicuramente permette a molte persone di avere un reddito separato, ma questo per avere un reddito separato, ragazzi, dobbiamo avere delle conoscenze molto forti perché l'investimento abitualmente è un investimento di medio-lungo periodo, a meno che si faccia trading, intraday o multi-day, a meno che si vada a giocare appunto nelle settimane o nei mesi e che quindi in termini di tempo richieda molto più investimento, ma una piccola famiglia che cosa può fare? Può fare semplicemente o una persona che si vuole buttare, che fa parte di una famiglia, si vuole avere un reddito nuovo, l'investimento è quello, è il settore sul quale secondo me deve puntare. Quindi per concludere questo video, con queste notizie contrastanti, secondo me l'investimento diventa sempre di più un tassello fondamentale in una prospettiva di decrescita del risparmio,
posto che il governo qui dovrà entrare per cercare di aumentare i salari e ridurre la pressione fiscale, ma se loro non lo fanno noi dobbiamo sempre di più gestire gli aspetti dell'investimento e essere sempre più attenti per investire in maniera corretta, perché se perdiamo anche quei risparmi attraverso una spregiudicatezza, perché e questo è il problema, cioè io quello che voglio evidenziare, perché chi ha bisogno poi di soldi e li cerca attraverso gli investimenti, quello non è più fare investimento, ma è un gioco d'azzardo e molto spesso perde anche quei soldi. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci saranno sempre più persone che entreranno all'interno degli investimenti per cercare di fare un secondo reddito e per vivere in maniera decorosa. Questo creerà volatilità nei mercati e soprattutto bisogna abituarsi che la maggior parte delle persone verranno spazzate via senza pietà, perché purtroppo molte persone si appronteranno in maniera leggera, mentre ragazzi quello che io consiglio è fate investimenti ma studiate tantissimo, informatevi e studiate, perché sì, è vero che si può guadagnare dagli investimenti ragazzi, ma posso garantirvi che investire è una cosa molto faticosa, che richiede tanto tempo, che richiede tanta passione e non è una cosa semplice, cioè non credete a quelle persone che dicono che fanno i soldi con leggerezza all'interno dei mercati finanziari. Non è così, bisogna avere tante conoscenze, ce lo insegna Charlie Munger, bisogna avere conoscenze anche sociologiche, conoscenze della propria mentalità, quindi delle paure che ci affliggono, degli entusiasmi che ci colgono perché molte volte facciamo delle scelte irrazionali. Quindi ci sarà una società sempre più fragile dal punto di vista economico, l'investimento diventa fondamentale, ma per fare questo investimento, ragazzi, ci sarà sempre più bisogno di informazione, ma soprattutto non informazione basica, quella che dicono i telegiornali, ma di conoscenza, quindi bisogna studiare ed è questo il topic, cioè l'argomento del mio video, cioè l'investimento diventa fondamentale in una decrescita dei propri risparmi, ma bisogna fare un investimento che sia razionale, basato su una strategia. Quindi non facciamoci prendere dagli entusiasmi o dagli eccessi di voler guadagnare in borsa cifre spropositate, perché ci si fa male. La base di ogni investimento è il calcolo del rischio rendimento, cioè quanto sto investendo, quanto posso o vorrei guadagnare, quanto posso rischiare di quel capitale. E se noi riduciamo la nostra rendita, dobbiamo considerare anche la riduzione del nostro rischio, altrimenti possiamo perdere anche quel poco che siamo riusciti a mettere via. Ragazzi, ditemi cosa ne pensate voi, come agite voi abitualmente in questi momenti e dopo queste notizie.